Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Teo, lei è Akayuma e questo è Away from Big Dogs, lontano dai pezzi grossi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Nicolosi e oggi saliremo sull'Etna, ma poi una volta scesi passeremo dai calanchi del Cannizzola e dovremmo chiudere la giornata dalle parti di Sigonella, però vediamo meglio sulla mappa. Quindi più nel dettaglio partiremo da qui, da Nicolosi, e andremo al Rifugio Sapienza, dove prenderemo la funivia che ci porterà un po' più su sull'Etna. E una volta riscesi, ammesso sempre che ci sia tempo, perché in questi giorni gli imprevisti non sono mancati, diciamo così, vorremmo andare a vedere anche il Teseo Screpolato, che è una scultura. Dopodiché, ammesso ancora che ci sia tempo, vorremmo prendere la strada per Zafferana Etnea e andare a visitare anche il Castagno dei 100 Cavalli. Una volta visitato il Castagno dei 100 Cavalli andremo giù e da queste parti passeremo per le strade dei calanchi del Cannizzola e dovremmo terminare la giornata dalle parti di Sigonella. Tutta questa polvere nera che si vede a bordo della strada, questa è tutta cenere dell'Etna, perché quest'anno l'Etna è stato molto attivo, si è attivato tantissime volte e ha eruttato varie volte, insomma è stato abbastanza minaccioso quest'anno. E questa strada che stiamo percorrendo non si sa di preciso quante volte sia stata ricostruita, perché quella è lava, quella è lava, quella è lava, di là c'è lava ovunque, e di conseguenza immaginiamo che la colata abbia ricoperto la strada per intero da monte fino a valle, di conseguenza è stata ricostruita almeno 2 volte negli anni 80, altre volte negli anni 2000. Eccoci, siamo arrivati al punto più alto raggiungibile con mezzi propri, quindi abbiamo lasciato giù le moto e adesso saliremo sulla telecabina che ci porterà a 2500 metri d'altezza, ma non basta, perché a 2500 metri poi saliremo su una jeep come quella che vedete alle mie spalle che ci porterà molto più su, proprio sui crateri. Ok, ci siamo, la telecabina ci ha portati qui e siamo a 2500 metri, ma adesso saliremo su un mezzo come quello, su un Unimog.
Ok, adesso questo Unimog ci porta da un'altitudine di 2500 metri fino a 2850. The first 50 centimeters on the ground are rocks from the last few months. E adesso ultimo tratto a piedi e passiamo da un'altitudine di 2850 metri a 2900. L'Etna è il vulcano più grande della Sicilia, ma non è l'unico, ci sono anche le isole vulcaniche che si trovano al largo della costa tirrenica, al largo di Tindari, per intenderci. Ma è anche vero che più piccolo non significa necessariamente innocuo, anzi, Stromboli, ad esempio, che è un'isola vulcanica nell'arcipelago delle Eolie, è uno dei vulcani più attivi al mondo. Ma se le eruzioni dello Stromboli vengono considerate un'attrattiva turistica da ammirare a bordo di una barca, quelle dell'Etna, trovandosi sulla terraferma, proprio no. E questo anche perché nel corso dei secoli la lava dell'Etna ha distrutto più volte tutto ciò che circonda la montagna. L'eruzione più devastante, più significativa, recente, in epoca recente, fu quella del 1669. In quell'occasione l'Etna si risvegliò con un'enorme potenza, si creò addirittura una frattura sullo stesso Etna ed eruttò lava per 4 mesi. I cittadini si adoperarono subito per cercare di contenere i danni, ma l'unica cosa che poterono fare fu quella di provare a costruire delle barricate per almeno deviare il corso della lava e impedirle di raggiungere i centri abitati. Per dare una misura, la lava che fuoriuscì dall'Etna ricoprì parzialmente anche Catania e arrivò direttamente anche nel Mar Ionio, e sono stati trovati dei documenti in cui c'è scritto che la lava fuoriuscita dall'Etna in quell'occasione impiegò 8 anni per raffreddarsi. 8 anni. E questa è una delle destinazioni più alte raggiungibili. Ci sono raffiche di vento potentissime, potentissime. Forse si vede anche dalla barba. E a proposito di quello che vi dicevo in moto mentre guidavo, a proposito della strada distrutta, ricostruita più volte a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 2000, pensate che questo dove sono adesso, il cazzo di questo non esisteva, perché la cima era lì sotto.
Allora, non ci sono mai stato, però allo stesso tempo mi è sembrato di aver passeggiato sulla Luna. Comunque, dopo la passeggiata sulla Luna c'è stata la tempesta, questa volta terrestre, e ha tardato un po' il tutto. Ad ogni modo siamo ancora in viaggio e adesso siamo diretti verso il Teseo Screpolato, che è un'opera di Mitorai ed è un'opera itinerante, quindi o la visito oggi oppure non la troviamo più qui vicino all'Etna. Questo è il Teseo Screpolato ed è una delle ultime opere di Igor Mitorai, che era un artista polacco, sì, ma si innamorò dell'Italia e soprattutto della Toscana, e lì ebbe la sua più grande crescita artistica. Ora avete visto anche voi che la giornata oggi è un po' quello che è, ma con un po' di immaginazione, oltrepassando le nuvole, potremmo vedere che alle spalle del Teseo Screpolato c'è il cratere sud-est dell'Etna. Mentre se puntassimo il nostro sguardo nella stessa direzione del Teseo, avremmo il Golfo di Catania. Ed è curioso trovarlo qui perché, come vi dicevo prima, le opere di Igor Mitorai sono itineranti, anche il Teseo lo è, infatti è qui solo per una sosta, poi chissà dove andrà. Eccoci di nuovo in strada, siamo in questo momento a Paternò e, come era prevedibile, purtroppo qualcosa doveva saltare e salta la visita al Castagno dei 100 Cavalli. Siamo già però in direzione dei Calanchi del Cannizzola, nel deserto di Sicilia, alcuni lo chiamano così, e arriveremo più o meno tra un quarto d'ora. Eccoci, siamo sulla strada dei Calanchi del Cannizzola. Ecco qui queste montagne strane e sembra quasi di stare nel deserto. Qui sembra anche di stare però anche in una discarica, Qui ci troviamo in mezzo al nulla, ma questo nulla viene soprannominato il deserto della Sicilia, ma il suo nome vero è i Calanchi del Cannizzola. I calanchi sono quei solchi sui versanti delle colline, quelli che partono dalle cime, si ramificano e poi confluiscono tutti giù in queste valli sotto, e queste valli, diciamo così, formano il bacino del torrente, che appunto si chiama Cannizzola. Tutta quest'area è soggetta ad un meteo particolare, le estati sono molto secche e molto aride e d'inverno le piogge sono rare, ma quando ci sono molto forti, così come è forte anche il vento. E queste colline sono composte da roccia molto argillosa e l'argilla, essendo impermeabile, fa sì che l'acqua non filtri in profondità, ma che scivoli via. Ma allo stesso tempo l'argilla è anche deformabile quando è umida, per cui se d'estate si secca e si creano delle crepe, d'inverno con le acque e col vento vengono modellate e vengono create appunto queste forme. E ci sono volute migliaia di anni, ma il risultato è questo.
come da tradizione anche oggi buio, e facciamo questa scampagnata, devo dire, nel deserto siciliano, ma tra mezz'ora dovremmo arrivare finalmente a Sigonella. Abbiamo prenotato la stanza lì. Tra l'altro mi sono fatto un'idea del guasto provvisorio che mi è successo ieri, se vi siete persi l'episodio andate a guardarvelo. Non è niente di simpatico, non mi funzionava più il freno posteriore, quindi allora il vero problema è che senza il freno posteriore una moto è non impossibile ma quasi da guidare, per cui aggiungiamo il fatto che mi trovassi su una strada di sassi, era una mulattiera in cima ad una montagna, senza rete cellulare, senza niente, insomma era una situazione veramente poco simpatica. Però comunque l'idea che mi sono fatto è che specialmente in quel genere di strade il freno posteriore è l'unico freno che si può usare, perché altrimenti ci si sdraia sull'asfalto, mettiamola così. E devo averlo sforzato più di quello che mi potesse concedere, per cui credo che avendo i tubi in gomma l'olio del freno posteriore si è scaldato talmente tanto da espandere questi tubi e non mandare in pressione la pompa, per cui l'effetto che si è verificato è che io schiacciavo il pedale del freno ma andava a sbattere proprio a ferro senza muovere le pastiglie del freno. Poi per fortuna sono stato fermo un po', devono essersi raffreddati sia l'olio che i tubi e ha ricominciato a frenare. Appena posso farò fare un controllo, però per il momento funziona bene, devo dire, per cui siamo riusciti poi a tornare giù semplicemente facendo raffreddare tutto il sistema del freno posteriore.